Dal lato del piazzale degli Uffizi si trova la loggia della Signoria o dei Priori, che prospetta sulla piazza con tre archi a tutto sesto, poggianti su possenti pilastri. Costruita per ordine della Signoria su disegno di Andrea Dicione detto Lorcagna, fu iniziata nel 1376 sotto la direzione degli architetti Benci Dicione e Francesco Talenti, conosciuta anche come Loggia dei Lanzi perché fu sede del corpo di guardia formato dai soldati lanzichenecchi al tempo del Granduca Cosimo I dei Medici. Ai lati della scalinata centrale due leoni in marmo. Quello di destra è un'opera originale greca, mentre l'altro fu eseguito nel 1600 da Flaminio Vacca. All'interno della loggia a sinistra il Perseo, che mostra la testa recisa di Medusa, un bronzo eseguito dall'orafo e scultore Benvenuto Cellini nel 1553, il quale produsse il suo barbuto autoritratto nel retro dell'elmo di Perseo, e sulla cinghia a tracolla firmò l'opera. L'accurata base decorata con bronzetti, con Mercurio, Minerva, Giove e Dana nelle nicchie e col bassorilievo della scena di Perseo che libera Andromeda del mostro marino evidenzia sia le sue capacità orafe che quelle scultore. Base però si trova al Bargello. Nella loggia dei Lanzi si può ammirare anche il ratto delle Sabine del Gian Bologna, il quale scolpì le tre armoniose figure in un sol blocco di marmo. Sempre del Gian Bologna è il gruppo di Ercole in lotta col centauro Nesso. Allineate lungo la parete di fondo sono 6 statue femminili romane. Menelao, invece che sorregge il corpo di Patroclo, è copia dell'originale greco del IV secolo a.C., un regalo del Papa Pio IV a Cosimo I. Pirro, che rapisce Polissena, è invece una scultura ottocentesca di Pio Fedi. Nel mezzo del giardino di Piazza San Marco, al suo centro, protetta da un'inferriata, troviamo un'altra statua dello scultore Pio Fedi, riproducente il generale Manfredo Fanti in divisa ottocentesca, ma a capo scoperto. Constatando ciò e paragonando questa scultura con l'altra della Loggia dei Lanzi, in Piazza della Signoria, che mostra Pirro completamente nudo, ma con tanto di elmo, i fiorentini ironicamente commentarono: «Col vento che qui spira tutto l'anno, lei generale piglierà un malanno. Per evitare un raffreddor di testa, guardi se Pirro un po' l'elmo le presta. E lei, per fare le cose da cristiano, gli presti un pezzettin del suo pastrano».